Si parte dalla stazione nascosta a quota 0 per raggiungere la stazione di Buzzaceto a quota 560, poi si prosegue per la successiva stazione nascosta a quota 128. Si inizia la salita verso la stazione di Buzzaceto a quota 560 mm con una pendenza massima che non supera mai il 3%. Sulla sinistra si intravedono due delle telecamere di videosorveglianza che controllano le stazioni nascoste. Tutto il tracciato in salita è nascosto fino all'entrata della stazione, che si raggiunge dopo 2 giri completi del plastico. L'uscita dalla galleria preannuncia l'entrata in stazione a Buzzaceto direttamente sul binario numero 5. Alla fine della stazione, la galleria nasconde una stretta curva a sinistra ed esce in una tratta a vista sul ponte principale. Anche questa galleria nasconde una stretta curva a 270 gradi ed inizia la discesa. Ora si affronta un tratto di linea di parata prima di entrare in galleria verso la seconda stazione nascosta. Il tratto è in discesa fino a una quota di 128 mm. Sulla sinistra si può vedere la stazione nascosta che raggiungeremo a breve. E si trova esattamente sopra alla prima stazione nascosta da dove siamo partiti. Nella seconda parte del viaggio si ritorna alla prima stazione nascosta da dove siamo partiti, affrontando il viaggio in senso opposto. Sulla destra si vedono entrambe le stazioni nascoste posta una sopra all'altra. Da ora in poi rincomincia la salita verso quota 560 dove si trova la stazione Buzzaceto. Anche in questo caso la pendenza massima è del 3%.
Ora si affronta un tratto di linea di parata. Siamo a quota 450. La galleria nasconde una stretta curva in salita e sbuca sopra il ponte principale. L'ultima galleria prima della stazione nasconde anch'essa una stretta curva prima di sbucare in stazione sul binario numero 6. Ora il percorso è tutto in discesa e nascosto fino a ritornare alla prima stazione nascosta da dove siamo partiti posta a quota 0. Sulla sinistra sfioriamo la telecamera di videosorveglianza che controlla una panoramica delle rampe del plastico. Questo percorso a doppio binario può essere affrontato da qualsiasi tipo di treno e dura 4 minuti all'andata e altrettanti al ritorno per un totale di 8 minuti per affrontare un giro completo. Le automotrici diesel possono partire dalla stazione nascosta, fare inversione subito dopo e proseguire per la linea singola che passa da una piccola stazione nascosta, poi dalla stazione di campo. E percorrere un lungo percorso fino ad arrivare alla stazione di Buzzaceto. Il convoglio inizia a rallentare fino a fermarsi, effettua una inversione di marcia e riparte dopo aver posizionato lo scambio in corretto tracciato verso la linea singola non elettrificata. Subito dopo si raggiunge la piccola stazione nascosta a 3 binari dedicata a questa linea secondaria. Ora si parte verso la stazione di campo. Qui siamo ancora a quota 0 ma a breve inizia la salita verso quota 173 della stazione. Il percorso è tutto nascosto fino all'uscita del tunnel della stazione.
La piccola stazione di campo è formata da 3 binari, di cui uno terminale, a destra, per i treni che provengono da Buzzaceto, e 2 binari per lo scambio e la precedenza tra treni. Il segnale è posto al verde per indicare che la linea è libera fino alla stazione successiva, e possiamo procedere. Si entra subito in galleria ed inizia la salita verso la quota più alta del plastico, 690 mm, che si raggiunge dopo un lungo percorso sia nascosto che a vista. All'uscita della galleria inizia la linea di parata più lunga del plastico a quota 400 che fiancheggia a sinistra, la linea a doppio binario. Ora si rientra in galleria per un lungo percorso nascosto in salita che ci porta fino alla quota massima di 690 mm. Ora siamo nel punto più alto del plastico. Superiamo un piccolo ponte e ci dirigiamo verso la prossima galleria che nasconde una stretta curva a destra. All'uscita della galleria vediamo a destra la stazione di Buzzaceto che viene attraversata dall'alto per tutta la sua lunghezza mentre si incomincia a scendere per portarci a quota 540 mm. Si affronta una curva di 180 gradi scavata nella roccia per immettersi in stazione sul binario numero 2 dove termina la nostra corsa. Questo percorso secondario che ci ha portati dalla quota 0 della stazione nascosta fino alla stazione di Buzzaceto, passando per la stazione di campo, è durato in tutto 6 minuti.